Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo di come usare il futuro anteriore in italiano. Il futuro anteriore o futuro composto è un tempo composto del modo indicativo. Tempo composto significa che è formato da due parole. La prima parola è la coniugazione al futuro semplice dell'ausiliare essere oppure avere. La seconda parola è invece il participio passato del verbo che vogliamo usare. Come scegliamo se usare l'ausiliare essere o l'ausiliare avere? Dipende se il verbo che scegliamo è transitivo oppure intransitivo. Un verbo transitivo è seguito da un oggetto diretto, come ad esempio il verbo mangiare. Un verbo intransitivo invece è seguito da un oggetto indiretto con una preposizione, come ad esempio il verbo andare. Vediamo le coniugazioni di questi due verbi al futuro anteriore. Mangiare. Io avrò mangiato. Tu avrai mangiato. Lui, lei avrà mangiato. Noi avremo mangiato. Voi avrete mangiato. Loro avranno mangiato. Andare. Io sarò andato, andata. Tu sarai andato, andata. Lui sarà andato. Lei sarà andata. Noi saremo andati, andate. Voi sarete andati, andate, loro saranno andati, andate. Usiamo l'ausiliare essere e quindi dobbiamo fare l'accordo tra il soggetto e il participio passato per quanto riguarda il genere e il numero. Vediamo ora l'uso del futuro anteriore. Il futuro anteriore si può usare in una frase insieme al futuro semplice e si può usare in una frase da solo. Nel primo caso, il futuro anteriore indica un'azione che accade prima dell'azione espressa dal verbo al futuro semplice. Il futuro anteriore in queste frasi è introdotto da dopo che oppure quando. Vediamo degli esempi. Dopo che mi sarò allenata, pranzerò. Che cosa significa? Significa che prima mi alleno e poi pranzo. Quando avrò letto il libro, guarderò il film. Quindi prima leggo il libro e poi guardo il film. Abbiamo detto che possiamo usare il futuro anteriore anche da solo in una frase. Si può usare per esprimere una supposizione al passato. Per esempio, dov'è andato Luca? Sarà andato in palestra? Faccio questa supposizione perché magari ho alcuni elementi per poter supporre che Luca sia andato in palestra, però non so con certezza se questo fatto sia vero oppure no. Si può usare il futuro anteriore per esprimere un dubbio riferito al passato. Per esempio, dove avrò messo le chiavi? Ieri sera, quando sono tornata a casa, dove avrò messo le chiavi? Non so dove siano le mie chiavi, perché non mi ricordo dove le ho messe. E infine si può usare il futuro anteriore per esprimere una concessione riferita al passato. Per esempio, avrà anche studiato molto, ma l'esame non è andato bene. Possiamo interpretare questa frase riformulandola e dicendo: anche se ha studiato molto, l'esame è andato male. Quindi gli effetti del suo studio non si vedono perché comunque l'esame è andato male. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto e noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!